È il novembre del 2018, 10 manifestanti attraversano le Champs-Élysées, puntano dritti verso l'Eliseo. Vogliono manifestare. La gendarmeria li ferma, è facile fermarli. Non sarà così facile fermarli nei 3 mesi successivi. 3 milioni di francesi protestano. È il fenomeno dei gilet gialli. Protestano contro l'introduzione di una ecotassa, di una tassa che va a tassare i carburanti, la benzina, quindi ha una finalità tipicamente ambientale. A loro dire, questo pone una fortissima ingiustizia e pesa sul loro presente in cambio di un futuro incerto. Il loro motto, in sintesi, è: tra la fine del mondo e la fine del mese, preferisco la fine del mese. Piaccia o non piaccia, giusto o sbagliato che sia, è un'istanza. Questo è quello che è accaduto ai gilet gialli. Però, in effetti, qual è il costo di questa decisione? Qual è il costo della mancata decisione presa in quel momento da Macron? La decisione viene respinta, si torna a consumare carburanti, si torna ad inquinare. Qual è questo costo? E ci viene in soccorso una ricerca americana, pensate, una ricerca che parla del consumo del cibo negli Stati Uniti. Gli americani spendono 1.100 miliardi di dollari per alimentarsi, per nutrirsi, abbastanza. Però guardate, ne spendono una cifra analoga, identica, per curarsi dalle malattie del cibo che hanno appena mangiato. Identica. Obesità, disturbi del cibo, diabete, eccetera, eccetera. Eppure ce ne sono forse un altro quasi 1.000 miliardi di dollari spesi per gli impatti ambientali, la biodiversità, l'habitat, la perdita di terreno, il peggioramento delle condizioni ambientali. Insomma, in effetti si può dire che spendono 3.000 miliardi di dollari, ovvero 3.300 dollari ciascuno. Ma qual è la vera spesa degli americani? Qual è il vero costo dell'alimentazione degli americani? È 3.000 dollari? Io penso che sia piuttosto 9.000. 3.000 sono spesi. 3.000 sono spesi per difendersi, per curarsi, e circa 3.000 sono gli effetti ambientali. Anche qui siamo di fronte ad un costo implicito di scelta. E quante sono le altre attività umane che determinano esattamente questi costi? E quali sono questi costi? Dove sono nascosti questi costi? Chi li pagherà? Come e quando? Quindi le decisioni che prenderemo, soprattutto le decisioni che non prenderemo, avranno un costo. E questo costo prima o poi ricadrà su qualcuno. Ma se questo è vero, perché è così difficile prendere le decisioni? Questo è accaduto pochi giorni fa. Sapete che è accaduto a Roma. Questo è il G20, che sono le persone più importanti della Terra, e alla fine, in fondo, si cerca un compromesso, si cerca di differire questa decisione. Forse questo è dovuto al fatto che esistono due orizzonti: un orizzonte di breve periodo, che è una decisione difficile da prendere, e un orizzonte ambientale che necessariamente è un pochino più spostato in avanti. C'è questa differenza fra questi due orizzonti, e in mezzo a questi due orizzonti cade la possibilità di intervenire efficacemente sulle soluzioni del pianeta. Eppure, per un attimo vi chiedo di dimenticarvi di questi signori, vi chiedo tutti insieme di mettervi a posto di questi signori, con le spalle alla Fontana di Trevi. Perché dico questo? Dico questo perché è evidente da quello che abbiamo sentito e abbiamo ascoltato più volte che noi siamo responsabili di questo che sta accadendo. E quindi, come responsabili di quello che accade, dobbiamo anche essere parte attiva nella soluzione. In primis, informandoci, aumentando la nostra sensibilità, e poi assumendo delle decisioni attive. Le decisioni attive sono moltissime, possono essere prese quotidianamente. Ve ne racconto qualcuna. Pensate, oggi è possibile non solo scegliersi un volo, la durata, la destinazione, ma è possibile scegliersi anche il contenuto carbonico del volo. Con 20 euro è possibile neutralizzare l'impronta carbonica ecologica di un volo da New York a Città del Capo, andata e ritorno. È possibile scegliersi gli hotel a basso consumo energetico, attraverso un motore di ricerca. Addirittura è possibile scoprire che gli asparagi trasportati via nave rispetto a quelli trasportati via aereo hanno un contenuto carbonico enormemente diverso. Molte di queste decisioni stanno fra questi due orizzonti e sono nelle nostre mani, sono nelle vostre mani. Non tutto sarà così facile. Vi troverete di fronte, entrando in un supermercato, a esattamente le stesse insalate. Un'insalata da 2 euro al chilo, da 10 euro al chilo e da 33 euro al chilo. Appaiono simili, non sono simili.
hanno impatti molto diversi sul terreno, sull'uso dell'acqua, sulla biodiversità. Eppure siamo di fronte ad un dilemma, quindi se risparmiare, quindi proteggere il nostro portafoglio e però distruggere il mondo, oppure decidere di investire, depauperarsi, ma salvare il mondo. Questo dilemma, secondo me, si chiuderà. Si chiuderà perché per l'inventiva, per l'uso del capitale, per le tecnologie, per gli imprenditori che riusciranno a portare avanti il loro progetto. E questo è già accaduto. È accaduto in molte industrie. Io l'ho vissuto personalmente nell'industria della produzione del solare. Pensate, il 90% della riduzione dei costi in un tempo relativamente breve. Questo vuol dire l'accessibilità all'energia solare dappertutto a costi molto, molto contenuti. Questo dovete attendermelo, dobbiamocelo attendere in moltissime altre industrie. Ovviamente accadrà nell'industria che ho appena citato, ma soprattutto l'aspetto più importante è che in molte delle industrie nuove su cui si gioca il futuro di questo pianeta, il capitale, le vostre scelte personali avranno una grande influenza. Sono moltissime, pensate. Sarà possibile modificare ciascuno di questi simboli. Nasconde un mondo, nasconde dietro delle scelte, nasconde dietro delle scelte coraggiose di imprenditori, tecnologie, di capitali. E cambierà il nostro mondo, cambierà la mobilità, cambierà le proteine, cambierà il modo con cui viaggeremo, la mobilità, le batterie. Sarà destinato a stravolgere. Il capitale sarà l'enzima di questa metamorfosi, anzi sarà il vero enzima di una grandissima e profonda trasformazione. Il capitale che ha le sue incoerenze, che ha anche le sue contraddizioni, eppure il capitale sarà destinato a contribuire a svolgere questo cambiamento. In ciascuna di queste icone c'è in fondo un piccolo Colombo, un piccolo Cristoforo Colombo che è destinato a cambiare il destino di ciascuna di queste industrie. Ed è già accaduto. Pensate, Colombo impiegò 9 anni per mettere insieme il capitale necessario alla sua impresa. Si rivolse al re del Portogallo, il Portogallo era abbastanza d'accordo, era convinto, poi ci furono i suoi consiglieri che rigettarono, pensate, la giunta dei matematici. Poi dopo qualche anno ricorse alla Corte spagnola, la Corte spagnola era favorevole, ma anche la Corte spagnola decise di affidarsi ai consulenti, i consulenti bocciarono l'iniziativa, attenzione ai consulenti che vi scegliete. E alla fine finalmente una donna, Isabella di Castiglia, decide di supportare questa iniziativa, decide di sostenerla insieme a Colombo, che impiega il proprio capitale, pensate, insieme all'Istituto di Genova, del credito genovese, anche i genovesi di finanziare addirittura. Arrivano finalmente 2 milioni di maravidì. Grazie a 2 milioni di maravidì l'impresa di Colombo prende l'avvio. È l'estate del 1492, finalmente da Palos, esausto, inquieto, intraprendente, pieno di speranze, parte alla ricerca del tratto più breve verso le Indie. Sbaglia direzione ovviamente, ma non tutti i business plan nascono con le ipotesi migliori. Però è il viaggio più affascinante, è l'investimento più straordinario della storia economica moderna, è il viaggio più affascinante della storia umana. Improvvisamente si spalanca un futuro imprevisto e assolutamente non immaginato. Lo stesso futuro adesso tocca a noi e siamo noi a doverci guadagnare questo futuro. Grazie.